Inter Torino 5-0, buonissima la prima, si dice in questi casi, per l'Inter di Christian Chivu che debutta come meglio non poteva in questo nuovo campionato di Serie A davanti al proprio pubblico. Noi su Passione Inter, come sempre, riprendiamo il nostro format del giorno dopo la partita in cui vi voglio portare 5 spunti, 5 cose che potreste non aver visto, con degli appunti tattici, con delle questioni statistiche, dei dati, degli indizi sul mercato che dobbiamo andare a commentare e so già che scateneranno un bel po' di commenti e purtroppo devo segnalarvi anche un brutto episodio che c'è stato allo stadio che mi hanno segnalato diversi tifosi di cui vorrei parlare con tutti voi in questo nuovo episodio di oggi. Allora ben ritrovati amiche e amici interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e ci spingete sempre più verso quota 100.000 iscritti che è lì ad un passo e vogliamo raggiungere questo traguardo insieme a tutti voi. È stato un gran debutto per l'Inter con la live di Passione Inter che ha fatto numeri record ieri sera grazie al vostro grande supporto, una partita in cui abbiamo visto un'Inter aggressiva, secondo me, come atteggiamento che ha indotto il Torino a commettere anche tanti errori. Qui faccio subito un piccolo inciso, ho letto tanti commenti sul valore del Torino, tanti commenti che dicevano non esaltiamoci troppo perché di fronte c'era un Torino molto scarso. Non sono d'accordo, nel senso che secondo me il Torino a livello di valori, di calciatori che ha a disposizione è una buona squadra, da metà classifica tendenzialmente. Credo che ci sia in questo momento un grossissimo problema di identità nel Torino e forse non è nemmeno il modulo giusto quello che Baroni sta interpretando in questo momento, quindi c'è un po' di caos tattico secondo me in una squadra che però ha dei buoni valori, quindi deve trovare la quadra giusta, ma questo Torino è una buona squadra. Di fronte si trova un Inter che partiva anche con la voglia di scacciare i brutti pensieri e diciamo la negatività dello scorso finale di stagione, è venuta fuori un Inter che quindi ha aggredito in maniera forte il Torino e quindi ha indotto spesso anche agli errori la squadra avversaria. È stata una squadra, un Inter anche molto attenta e molto verticale, questi sono stati alcuni concetti chiave che Christian Chivu ha ribadito anche nel post partita e quindi la mano di Chivu in questo senso si è vista all'interno di una struttura che rimane ancora inzaghiana, di una struttura che rimane ancora forte e forse questo è un altro tema che dovremo affrontare, nel senso che molti sono usciti molto sorpresi da questa vittoria per 5-0, dimenticandosi che comunque questa rimane una squadra forte, che si possono avere dei dubbi su alcune cose che si possono sistemare sul mercato, ma rimane una squadra di valore che ha comunque messo sul campo anche tutta quella voglia di ripartire molto forte, aggiungendo la prima cosa che volevo farvi notare, almeno dal mio punto di vista, anche un po' di precisione in più sotto porta. È stata un'Inter anche un po' più cinica, visto che il tema dei troppi gol sbagliati è un tema sempre molto caldo in casa Inter e molto caro anche a noi di Passione Inter. Era da tanto che non si vinceva comunque con questa goleada così, visto che l'Inter non segnava in campionato almeno 5 gol dal 16 dicembre addirittura del 2024, era Lazio-Inter 0-6, più di 4 gol non arrivavano addirittura, l'ultima volta era successo in casa nel 5-1 contro il Milan del 2023, quindi in casa l'Inter non faceva delle goleade da parecchio tempo. L'ultimo 0-4 era di gennaio scorso contro il Lecce. Come dicevo è stata un'Inter cinica anche nei numeri che testimoniano un po' questa cosa, perché l'Inter comunque chiude con 1,61, 1,59 circa, alcuni dati, alcuni siti danno dei calcoli un po' diversi, comunque attorno all'1,60 di expected goal, quindi attesi meno di 2 gol attesi, l'Inter però ne segna 5. È normale che tendenzialmente si performi più degli expected goal, però certo che da 1,61 a 5 c'è in mezzo un divario piuttosto ampio. Il Torino chiude con 0,94 di expected goal e segna 0 gol. Francamente non ho percepito tutti questi pericoli da 0,98 di expected goal da parte del Torino, però questi sono un po' i dati. È un Inter che ha avuto 5 grandi occasioni da gol, anzi 6 grandi occasioni da gol, altri siti ne riportano 5 e comunque sono arrivati 5 gol. Una grande occasione è quella di Acerbi su cui si è superato Israel tra i pali. Sono andato a prendere i dati delle altre due goleade che vi citavo e in Lecce Inter 0-4 l'Inter segna 4 gol con 2,13 expected goal, 4 grandi occasioni e 9 tiri totali. In Lazio-Inter invece 0-6 l'Inter aveva prodotto 2,14 expected goal con 5 grandi occasioni e 12 tiri, quindi anche in Lazio-Inter l'Inter aveva overperformato. Diciamo che tendenzialmente comunque quando ci sono delle goleade arrivano anche perché sei molto preciso, ovviamente. La curiosità però è che l'Inter
raggiunge questi 5 gol in questa partita con 20 tiri, mentre nelle altre 2 partite, nelle altre 2 goleade, come dicevamo, l'Inter ha tirato 12 volte contro la Lazio e 9 volte invece contro il Lecce. Sicuramente in questo caso c'è una differenza sostanziale con l'Inter che ha giocato in casa rispetto a queste 2 sfide che vi citavo che invece erano in trasferta. Sicuramente ha influito anche l'avversario non precisissimo, però un fattore che secondo me ha inciso nel gonfiare questo dato sui numeri e sui tiri è legato anche al fatto che ci sono stati più calciatori che hanno preso l'iniziativa personale ed è un tema che avevamo già intravisto durante il corso della preparazione estiva, cioè Lautaro Martinez, Sucic e Thuram chiudono questa partita con 4 tiri a testa e noi che su Passione Inter siamo grandi fan del tirate in porta, è uno dei tormentoni che vi riportiamo spesso in diretta, siamo felici di vedere giocatori che appena possono vedono la porta, calciano in porta, soprattutto Sucic ci ha provato da più posizioni come dicevamo. Visto che citavo Sucic, seconda cosa da analizzare è proprio la partita del centrocampista croato, assolutamente. Per la community di Passione Inter, per distacco è stato il migliore in campo, da quello che avete decretato nei sondaggi sul nostro canale Telegram e anche sul nostro canale YouTube. È stato il quinto in tutta la partita per numero di palloni giocati, 91% di passaggi riusciti, secondo miglior giocatore dell'Inter per contrasti, il primo è Thuram, che è il giocatore che ha vinto più duelli in tutta la partita. L'assist di Sucic per Thuram è un colpo da calciatore di livello che respira calcio, dicevamo ieri sera in diretta, è il giocatore che ha percorso anche più chilometri in questa partita e quindi è stato un debutto che ha già fatto innamorare tantissimi tifosi interisti. Sono anche contento perché secondo me c'è bisogno anche di far affezionare i tifosi a qualche nuovo volto, secondo me. E lui in questo momento è quello che più di tutti può anche insidiare una casella da titolare nella formazione, soprattutto quella di Mkhitaryan. Giocando però appunto da mezzala, ecco, questo è un altro tema, perché per me al momento Sucic in mediana lo limiti per le sue caratteristiche. Anche per questo Chievo ha scelto Barella da regista al posto di Cianoglu e nel post partita da come ha parlato Chivu ha fatto capire che Barella lo aveva convinto a Bari nella gara contro l'Olympiakos, anche se forse quella di Barella lì non è una scelta definitiva, non è detto che diventi il vice Cianoglu, anche se qualcuno tra l'altro mette ancora qualche dubbio sulla permanenza di Cianoglu, ma vedremo. Comunque, parentesi, Barella per me lo può fare quel ruolo, deve ancora lavorarci. Ieri qualche errore di troppo, soprattutto all'inizio, secondo me doveva ancora prendere le misure giuste con quel ruolo lì, ha chiuso comunque con 120 palloni giocati, 102 passaggi riusciti su 112, anche lui 91% di precisione per Nicolò Barella. Voglio andare poi al tema degli attaccanti, terza cosa da sottolineare, vi voglio sottoporre una curiosità anche qua, o comunque una mia osservazione. Allora, è vero che Sucic ha conquistato tutti e quindi anche per la sorpresa, mettiamola tra virgolette, si prende il premio di migliore in campo, forse però la partita di Thuram è stata anche superiore, perché comunque i 2 gol si è rivisto in questi 2 gol un Thuram nella versione centravanti, quello della prima parte della scorsa stagione che stava diventando più numero 9, sostanzialmente. Come dicevo, poi è il giocatore Thuram che ha vinto più duelli in questa partita, 5 duelli a terra su 11, 3 aerei su 4, quindi anche di testa ha fatto molto bene, tra cui il gol bellissimo su assist di Bastoni e i duelli sono molto importanti perché quando una squadra porta diciamo vince la maggioranza dei duelli, fa girare la partita dalla sua parte. Quindi un giocatore che ti vince tanti duelli è un giocatore molto determinante nell'equilibrio delle partite. Accanto a Thuram, Lautaro ha fatto un'altra prestazione di alto livello in termini di cattiveria, di presenza, anche di leadership, secondo me. Il gol che fa così di rapina, tra virgolette, mostra anche una condizione fisica molto buona, come in generale tutta la squadra dell'Inter. E un anno fa, ad inizio stagione, Lautaro era ben lontano da questa condizione che abbiamo visto adesso e lo abbiamo pagato con 2 effetti collaterali. I risultati, innanzitutto, che sono mancati, visto che mancava l'apporto di un Lautaro molto importante per l'Inter. Seconda cosa, abbiamo spremuto anche un Marcos Thuram che poi è crollato nel corso della stagione, soprattutto dal 2025 in poi, con Marotta che lo ha sottolineato anche per alcuni problemi che ha avuto. Ora sono partiti meglio entrambi, anche a livello di condizione. Dietro c'è un Bonni che è sembrato subito caldo con il gol al debutto, più c'è Pio Esposito che cominceremo a vedere dalla prossima. Ecco, sicuramente in attacco si vedono delle cose migliori. Detto che, e arriviamo alla quarta osservazione da fare, poi anzi prima volevo parlarvi di una cosa a livello fisico, piccola segnalazione visto che parlavo anche della mano di Chivu, tra le varie cose c'è un passaggio di un'intervista molto interessante di Bastoni nel post partita che sottolinea come anche su richiesta di Chivu
i difensori in questo momento sono meno estremi, i centrocampisti fanno più il loro compito, cioè quei continui scambi di posizione che c'erano prima con Inzaghi sono in questo momento più limitati, proprio da richiesta di Christian Chivu. È una cosa che avevamo sottolineato già settimane fa ed è una cosa che secondo me aiuterà molto nell'avere più equilibrio, per cui anche per questo si stava ragionando molto sull'aggiunta di dribbling, si stava ragionando molto sull'essere più verticali, proprio per evitare che i difensori si alzassero tanto sbilanciando la squadra ed essendo meno efficaci poi in fase difensiva. Secondo me i primi effetti di questo lavoro si sono di nuovo visti. Al tempo stesso, come dicevo, il tema degli attaccanti, il tema dei dribbling, anche per sopperire a questo ulteriore scambio di posizioni, ci porta alle dichiarazioni di Marotta a parlare di mercato, perché Marotta ha fatto capire in pratica che molto probabilmente non arriverà più nessuno, perché anche Chivu, anzi, a differenza dell'intervista che aveva rilasciato a DAZN prima e poi in conferenza stampa alla vigilia di Inter Torino, lì si era un po' esposto. In questo caso, dopo la partita, invece Chivu ha dribblato qualsiasi domanda di mercato, mentre Marotta ha parlato. Quindi ci rifacciamo le sue dichiarazioni e difficilmente abbiamo visto che bleffa Marotta, almeno quando dice delle cose, ecco, al di là dei 2 o 3 giorni di Lookman, eccetera, quando dice qualcosa lo sta dicendo in maniera che poi effettivamente si verifica questa cosa. E quindi Marotta sostanzialmente ci dice che per ora, quel per ora ci fa ancora sperare che qualcosa possa succedere, ma se non esce nessuno, non entra nessuno. E ieri abbiamo visto sia in lista che poi in panchina anche un certo Tomás Palacios, che di fatto va ad occupare quell'unica casella in cui l'Inter può pensare ancora a dei rinforzi, cioè dietro in difesa, dove mancherebbe un giocatore appunto se va via Palacios. Io continuo a pensare che manchi qualcosa anche davanti, e questo è un tema che riporto tante volte, per cui è vero che i 4 attaccanti adesso ci danno dei segnali incoraggianti, ma poi ci ritroviamo ogni anno puntualmente a rimpiangere le 5 punte, ma soprattutto a me rimane sempre un po' il dubbio del perché, se confermi di aver provato ad investire 45 milioni su Lookman, poi non lo riesci a prendere e ora un attaccante non serve più? Cioè, tra l'investimento da 45 milioni per un giocatore come Lookman e niente in quel reparto lì, c'è un abisso comunque di mezzo. Che poi Marotta dice che sono cambiati i piani diciamo in accordo con Chivu, con l'allenatore e tutto lo staff tecnico sono cambiati i piani, però davvero c'è un abisso tra Lookman a 45 milioni e niente in quel ruolo lì. Per cui davvero Bonnì e Pio Esposito hanno sorpreso così tanto da farti rimangiare l'idea di investire 45 milioni su un attaccante. Ecco, questo scenario continua a non convincermi troppo. Infine, quinta cosa da analizzare, purtroppo volevo segnalarvi un brutto episodio che c'è stato allo stadio, che mi hanno raccontato alcuni tifosi. Intanto, se eravate allo stadio, fatemi sapere un po' la vostra esperienza lato tifo, perché da come hanno raccontato la nostra inviata Romina che era allo stadio, altri tifosi della community che erano allo stadio, non era una serata da fuochi d'artificio, a parte i gol che hanno un po' trascinato tutto l'ambiente, poi chiaramente, ma non è stata nemmeno così spettrale come dicono tanti, nonostante l'assenza dei gruppi della curva nord. Ecco. Nota negativa, però, come dicevamo, diversi tifosi mi hanno segnalato che ad un certo punto dal settore ospiti, dal settore dove c'erano i tifosi del Torino, hanno cominciato a lanciare oggetti rischiando anche di far male a diversi bambini. Quindi purtroppo alcuni tifosi mi hanno scritto che hanno dovuto addirittura lasciare lo stadio prima della fine della partita, attorno all'80°, alcuni e non solo, perché c'era paura di potersi far male con il lancio di oggetti che proveniva dal settore dei tifosi del Torino. E ecco, questo tifoso mi diceva: ma non si possono mettere delle reti che proteggano, che chiudano il settore ospiti? Diciamo che quando ci sono degli imbecilli allo stadio forse nemmeno le reti bastano, purtroppo, perché poi gli imbecilli si fanno riconoscere sempre, però visto che sempre più stadi anche all'estero, l'Inter, tanti tifosi interisti che siete andati all'estero avete visto stadi in cui il settore ospiti è contenuto da delle reti, forse sarebbe il caso di valutarlo anche in Italia, perché purtroppo non è nemmeno la prima volta che queste cose accadono. Quindi fatemi sapere un po' anche la vostra esperienza allo stadio, ditemi un po' le vostre. In diretta stasera parleremo anche di altri argomenti, parleremo anche di Diouf, vi ho già visto molto caldi sul tema Diouf e ne parleremo anche delle altre questioni di mercato, quindi vi invito a seguirci, vi invito anche ad entrare a far parte del club di Passione Inter per avere accesso a contenuti aggiuntivi e molte altre analisi e non soltanto, quindi www.passioneinter.club per sostenere il nostro progetto. Vi aspetto lì, vi lascio nel frattempo con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.